Benfica-Inter, le ultimissime in vista di questa quinta giornata del girone di Champions League, una sfida che per l'Inter conta relativamente ed infatti Simone Inzaghi sta preparando un turnover molto ampio da quello che sta emergendo a causa anche di uno stop, un nuovo problema che ferma Denzel Dumfries che non è stato convocato. È una partita però che per una serie di motivi non è giusto sottovalutare, almeno secondo me, e ne parliamo quindi in questo nuovo episodio del nostro format che avete molto apprezzato, che ci avete richiesto, in cui vi presento la partita anche con delle novità tattiche da tenere d'occhio in casa Benfica, condensando tutto quanto in pochi minuti. Ben ritrovati e ben ritrovati. Allora, amiche ed amici passioni interisti, vi invito a lasciare subito un mi piace e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Abbiamo sfondato il muro dei 60.000 iscritti, quindi mi raccomando, iscrivetevi subito e partecipate alle nostre dirette ogni giorno alle 19:30 per commentare anche le conferenze stampa dei tecnici e dei giocatori che al momento non hanno ancora parlato nel momento in cui registro. Partiamo dalle probabili formazioni, quindi dagli spunti tattici che possiamo trarre da queste informazioni, poi vi darò un'altra notizia. In casa Inter, come detto, si è fermato Dumfries, un affaticamento muscolare, niente di grave. Torna invece tra i convocati Alexis Sanchez, che addirittura si candida subito per una maglia da titolare, e nel momento in cui registro è ancora aperto un ballottaggio Alexis Sanchez o Thuram per andare ad affiancare Marko Arnautovic, perché Lautaro Martinez quasi certamente sarà in panchina e quindi l'attacco dovrebbe essere rivoluzionato. Dal primo minuto quindi stiliamo una probabile formazione, c'è ancora qualche dubbio da sciogliere, ma Audero molto a sorpresa potrebbe debuttare al posto di Sommer tra i pali. Bissek, De Vrij e Acerbi invece è la difesa praticamente obbligata. Darmian, considerata l'assenza di Dumfries, andrà a fare il quinto di centrocampo, anche se c'è un ballottaggio aperto con Quadrado lì sulla corsia di destra. Frattesi e Aslani quasi certi del posto in mezzo al campo, con Klaassen o Mkhitaryan addirittura. Potrebbe essere una rivoluzione totale del centrocampo, ma mettiamo ancora Mkhitaryan in ballottaggio con Klaassen. È stato provato l'olandese nella rifinitura, nell'allenamento della vigilia, e poi Carlos Augusto a sinistra con Di Marco, che per me ha bisogno di rifiatare un attimo. Come detto, in attacco poi potrebbero esserci Arnautovic e Sanchez, ma teniamo anche qui aperto il ballottaggio. Un Inter quindi che sulla carta, almeno alla vigilia, sembra andare verso una rivoluzione totale, completa, e quindi vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Dall'altra parte invece il Benfica, in Europa è la grande delusione, lo sappiamo, 0 punti in questa classifica, cerca disperatamente di fare dei punti per poter centrare almeno l'Europa League, mentre in campionato sta andando molto bene, si è rilanciata, è tornata in vetta alla classifica insieme allo Sporting che è stato battuto proprio dal Benfica in rimonta nell'ultimo scontro diretto. Occhio però, perché quasi sicuramente, come vi accennavo prima, sarà un Benfica diverso da quello che abbiamo affrontato di solito tra la scorsa Champions e l'andata di questa Champions League. Mancheranno intanto 3 giocatori comunque importanti come Bernat, Ba e David Neres, quindi qualche alternativa in meno per Roger Smith, il tecnico del Benfica, ma soprattutto la formazione portoghese potrebbe partire con uno schieramento che sulla carta sarebbe una sorta di 3-4-3, una cosa che contro l'Inter non abbiamo ancora mai visto, questa difesa a 3, ma che già da qualche giornata in campionato e anche con la Real Sociedad in Champions League hanno già testato, almeno come schieramento sulla carta. Dico così perché poi in realtà gli interpreti saranno i soliti, non ci saranno rivoluzioni di formazione, dovranno giocare probabilmente i titolari, e sono tutti interpreti molto mobili quelli che vanno in campo, e quindi non credo che i compiti saranno così diversi dal 4-2-3-1 del Benfica che già conosciamo meglio. Di sicuro però un primo spunto, una prima dichiarazione che fa il Benfica con questo cambiamento a livello di modulo, secondo me, è che cercheranno di coprire meglio le fasce, punto debole sicuramente della squadra e punto in particolare dove contro l'Inter, e non solo, devo dire, ha sofferto, e cercherà quindi di bloccare uno dei nostri punti di forza con maggiore, diciamo, supporto anche sulle fasce. Non solo però, perché secondo me questo potrebbe far presagire un atteggiamento un pochino più coperto sulla carta dei portoghesi, con una difesa forse un po' più bassa, che non vorrà difendere con tanto
campo alle spalle, e invece saranno soprattutto i giocatori offensivi ad andare ad aggredire sulla nostra costruzione dal basso per indurci, ecco, a commettere degli errori. Credo quindi che l'Inter lascerà l'iniziativa del palleggio al Benfica, poi chiaramente se riuscirà a salire di ritmo a centrocampo è lì molto spesso che si gioca la partita, lo abbiamo visto anche all'andata, quando l'Inter ha cambiato passo in mezzo al campo, è andata in controllo della partita e ha dominato questo Benfica, che sicuramente è un avversario alla portata, come abbiamo già visto. Sono 3 però i giocatori da cui mi aspetto delle risposte convincenti come elementi chiave in questa partita. Il primo è Arnautovic, senza dubbio, perché è troppo importante che l'attaccante austriaco dia dei segnali convincenti alle spalle di Thuram e Lautaro, perché fare una stagione con Thuram e Lautaro sempre loro è complicata, quindi lui assolutamente deve darci dei segnali finalmente. Carlos Augusto poi ci metto, perché dal primo minuto per ora non mi ha ancora catturato particolarmente, ma in questa partita in modo particolare dovremo sfruttare la sua gamba e la sua qualità, che ci sono, ce le ha, e quindi mi aspetto che metta in discussione anche la titolarità di Di Marco, che fin qui non lo è mai stata, e soprattutto Frattesi che deve dimostrare dei miglioramenti nel palleggio, soprattutto sotto pressione a questi livelli, ma con i suoi inserimenti, supportato anche da Darmian, che è molto pericoloso, lo sappiamo bene, può essere l'uomo pericoloso giusto per andare ad attaccare la difesa del Benfica, che su questi tagli, su questi inserimenti, diciamo ad essere premiati, ecco, dai cross che arrivano dalla fascia opposta, qualche problema lo hanno sempre avuto e continuano ad averlo. In ogni caso, l'atteggiamento dell'Inter non credo che sarà totalmente estivo, diciamo così, da amichevole, per 3 motivi. Tanto a livello di prestigio, chiaramente la Champions League la conosciamo tutti, e continuare a migliorare il ranking UEFA è molto importante, ma soprattutto a livello economico, ecco, un pareggio ti porta nelle casse circa 900.000 euro, una vittoria 2 milioni e 8, l'Inter si è già garantita 60 milioni di euro con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, ma aggiungere altro fieno in cascina di sicuro male non fa. Secondo motivo poi è che tanti giocatori che vanno in campo, come detto, se sarà confermato questo ampio turnover, si giocano una grande chance a livello anche di possibilità di guadagnarsi più spazio, e quindi è un'occasione molto importante da sfruttare per mettersi in mostra agli occhi di Inzaghi in una competizione che ti dà quel qualcosa in più e quindi non può essere sottovalutata. Numero 3, fare punti col Benfica ti può garantire anche un altro passettino in avanti per centrare il primo posto nel girone, perché l'Inter si sta giocando il primo posto con la Real Sociedad, lo sapete, entrambe sono prime a 10 punti in questo momento in classifica. La Real Sociedad affronterà in casa il Salisburgo, è difficile quindi pensare che perdano, visto che sono anche in un buon momento e sono la grande sorpresa di questa Champions League, secondo me. In ogni caso, l'aritmetica certezza del primo posto nel girone si deciderà soltanto all'ultima giornata, con lo scontro diretto tra Inter e Real Sociedad a San Siro. Però, se l'Inter col Benfica dovesse fare un risultato migliore della Real Sociedad contro il Salisburgo, l'Inter a quel punto a San Siro avrebbe 2 risultati su 3 per arrivare prima. Basterebbe quindi anche un pareggio se si fanno più punti in questa giornata. Altrimenti l'Inter, che in questo momento è dietro nella differenza rete rispetto alla Real Sociedad, avrà bisogno obbligatoriamente di una vittoria contro la Real Sociedad all'ultima giornata per prendersi il primo posto nel girone. E arrivare primi nel girone non è solo una questione di prestigio, lo stiamo dicendo tante volte, lo ribadisco, è importante anche per pescare un sorteggio un po' più morbido poi per gli ottavi di finale di Champions, perché arrivando secondo saresti sorteggiato contro le prime degli altri gironi, e nelle prime mi sono salvato l'elenco. Tendenzialmente ci saranno Bayern Monaco, Real Madrid e City, che sono già sicure. Poi probabilmente Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona e forse il PSG. Una di queste sarebbe l'avversaria dell'Inter in caso di arrivo al secondo posto, e di sicuro non è banale quindi anche la lotta per il primo posto. Fatemi sapere allora nei commenti se siete d'accordo con questo ampio turnover, se è giusto farlo in questa partita, considerando che poi domenica si gioca un big match in campionato fondamentale contro il Napoli, e sono curioso di sapere anche secondo voi chi è, anzi qual è il giocatore che osserverete con maggiore attenzione in questa partita, quindi tra i probabili che scenderanno in campo. Vi aspetto nei commenti. Vi ricordo
Se Passione Inter vi piace, se volete recuperare tutti i nostri contenuti, sostenete il nostro progetto tramite gli abbonamenti o dalla piattaforma da cui ci state seguendo, oppure su passioneinter.club, il nostro club, la grande community di interisti da tutto il mondo. Fateci un salto per entrare a far parte della nostra community e avere accesso a tanti vantaggi esclusivi e a sostenere ovviamente il nostro progetto Passione Inter, che grazie al vostro contributo ogni giorno vi porta nuovi contenuti. Vi lascio con un altro approfondimento che abbiamo realizzato nelle scorse ore, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.